Bentornati, cari amici, su Segreti Turchi, il luogo dove i racconti non si limitano a essere riportati, ma vengono vissuti, scavati, lasciati respirare con tutta la loro fragile umanità. Prima di scendere nel labirinto emotivo di oggi, ricordatevi di iscrivervi, mettere un like e, se volete sostenere questa piccola comunità calorosa, premere il tasto abbonati per aiutarci a continuare a portarvi narrazioni approfondite come questa. Quella di oggi non è una notizia qualsiasi né un sussurro passeggero. È l'urto tra memoria e maturità, tra nostalgia e ragione, tra due cuori che un tempo si riconoscevano al primo battito e ora si ritrovano separati da una distanza silenziosa, scolpita dal dolore. In questa frontiera di silenzi e confessioni, ci aspettano Cemre Arda e Gökberk YLDRM, una storia che aveva incantato milioni di persone e che oggi riemerge con un'intensità che, forse, nessuno dei due era pronto a reggere. Tutto è iniziato in una notte scintillante a Istanbul. I flash dei fotografi tagliavano l'aria, il tappeto rosso brillava come un nastro di fuoco, e Gökberk, di solito controllato, misurato, quasi impenetrabile, ha lasciato sfuggire una frase che ha riaperto un capitolo che molti consideravano archiviato. Dietro il sorriso di rito, con una vibrazione sottile nella voce, ha ammesso che, nonostante il tempo e le svolte, una parte del suo cuore non aveva ancora cambiato indirizzo. Nessuno si aspettava vulnerabilità da lui, non in quel momento. Di certo non su di lei, la donna la cui assenza era diventata un titolo muto, persistente. L'onda è partita immediata. Le piattaforme social si sono accese in un attimo, ammiratori, blogger, critici, ognuno ha letto quelle parole come un richiamo, un segnale, forse l'anticamera di una tregua. La domanda aleggiava chiara: era davvero finita, o avevamo interpretato male tutta la trama? La risposta è arrivata da un palco diverso. Un'intervista digitale, luci soffuse, un'atmosfera intima. Cemre, serena eppure irremovibile, ha offerto una verità che non smentiva ma nemmeno abbracciava pienamente le parole di Gökberk. Piuttosto, riposizionava l'asse della narrazione. Ha detto che, adesso, non è più il cuore a prendere le decisioni, è la mente a tracciare la rotta. Nel suo tono c'era il peso di qualcuno che si è ricostruito fibra dopo fibra. E quello che è seguito sembrava meno un'intervista e più il fruscio di un diario finalmente aperto. Cemre ha riconosciuto quanto lui avesse contato, un tempo, in modo quasi inimmaginabile. Ma ha svelato anche le zone d'ombra, le lacrime che nessuno ha visto, i silenzi lunghi come corridoi, i giorni in cui ha dovuto scegliere se stessa anche quando ogni cellula chiedeva il contrario. Ho atteso messaggi, segnali, qualcosa che non arrivava, ha confessato. Quando smette di arrivare, impari a vivere senza. Non ho rabbia. Ma oggi so cosa merito. Le sue frasi hanno colpito il web come un lampo. In pochi minuti, le citazioni rimbalzavano ovunque. C'era chi le trovava una bandiera di forza, altri maledicevano un destino che teneva due cuori evidentemente legati, eppure dolorosamente disallineati. Poi è giunta la risposta di Gökberk, breve, quasi un soffio, ma tagliente nella sincerità. Se lei sceglie con la ragione, lui continuerà a scegliere con il sentimento. In quella linea minuscola c'era un universo di nostalgia. E anche un'ammissione: vivono in climi emotivi diversi, modellati da ferite che soltanto loro comprendono fino in fondo. Fonti vicine alla ex coppia assicurano che qualche messaggio ogni tanto se lo scambiano ancora, ma non si sono visti di persona dalla separazione. Non è semplice cancellare tutto ciò che hanno condiviso, ha confidato un amico comune. Ma ci sono tagli che non si chiudono solo perché arriva una frase gentile. Forse è questo il filo che cuce la storia, una tenerezza non cicatrizzata intrecciata a un dolore mai del tutto metabolizzato. A complicare il quadro, un colpo di scena inaspettato. Si mormora che il nuovo progetto televisivo di Cemre possa essere girato a breve distanza dal set in cui Gökberk recita da protagonista. La possibilità di incrociarsi di nuovo ha alimentato un incendio di curiosità. Nessuno dei due ha commentato le voci, ma proprio quel silenzio è diventato racconto. Verso la fine di quell'intervista, Cemre ha depositato la verità più limpida:
Non desidera rivivere una storia che le ha insegnato il dolore quieto. Se dovesse amare ancora, vuole che quell'amore nasca dalla pace, non dalla paura. I suoi sostenitori l'hanno sentita subito. Molti seguono da anni la sua ascesa, le sue crepe, la sua resilienza. Qualcuno ha ricordato momenti che lei e Gökberk avevano regalato al pubblico, immagini ormai custodite nella memoria collettiva come fiori pressati tra le pagine di un libro antico. Ma oggi non è il tempo della nostalgia, è il tempo della trasformazione. A un certo punto, con calma ma senza tentennamenti, Cemre ha spiegato che non le servivano gesti grandiosi, né promesse stropicciate. Le serviva presenza, quella vera. Qualcuno che resti quando gli applausi smettono di coprire il rumore del vuoto. Quella frase è diventata subito uno striscione condiviso sui social, abbracciato da migliaia di persone che, in lei, hanno rivisto la propria storia. Eppure, anche dentro la sua fermezza, lei non ha reciso del tutto il filo. Ho perdonato in silenzio più di quanto si immagini, ha ammesso. Cose che lui forse non ha mai saputo mi avessero ferita. Non tornerò indietro, ma non nego di averlo amato profondamente. Chi c'era giura di aver visto gli occhi di Cemre brillare per un istante. Un lampo di tenerezza sepolto sotto strati di risolutezza. Prova che la forza non cancella il sentimento, lo ricompone, lo mette in un ordine nuovo. Nel frattempo, Gökberk si è fatto più schivo. Si vocifera che abbia chiesto un incontro privato con lei, anche se nessuno ha confermato. Sul set, chi gli sta accanto descrive un uomo che cammina dentro i propri pensieri. Sta più in silenzio del solito, ha sussurrato un tecnico. Somiglia a chi spera in un finale diverso. Dall'altra parte, Cemre avrebbe iniziato sessioni di coaching emotivo come preparazione al suo nuovo ruolo. Ma i suoi rappresentanti chiariscono che non è soltanto per il personaggio, è una scelta di cura. Vuole essere solida, nella carriera e come donna che presidia la propria guarigione. I fan, divisi come sempre, discutono senza sosta. C'è chi giura che amori così non evaporano, aspettano. Altri ribadiscono che i confini di Cemre vanno rispettati, che tornare ora sminuirebbe il percorso fatto. Una frase ha riassunto veleno e saggezza in poche parole: quando è no, anche se l'amore non è svanito. Poi è arrivato il momento che ha riacceso tutto. 2 notti fa, Cemre ha pubblicato una breve storia su Instagram con la traccia nostalgica di Kenan Dulu, Sana bir SR Verechaim. Nessuna didascalia, nessun simbolo. Ma il testo diceva più di qualunque spiegazione. Vieni più vicino. Ho un segreto da dirti. Internet è esploso. Era rivolto a lui? A se stessa? Al passato? Ore dopo, Gökberk ha condiviso una foto in bianco e nero di un tramonto che sfuma nel mare. Sotto, poche parole, a volte il silenzio pesa più di un discorso. 2 post separati eppure intrecciati, come se le loro voci viaggiassero per echi. I fan hanno concluso quello che forse nemmeno loro dicono ad alta voce, continuano a parlarsi, se non con le parole, con i riflessi. Sul piano professionale, entrambi avanzano. Lui rifinisce gli ultimi dettagli prima della sua nuova serie. Lei si prepara a un gala internazionale a Madrid, dove sarà celebrata per l'influenza crescente. La stampa si chiede cosa indosserà, se apparirà sola, se lascerà cadere un altro segnale, voluto o meno. Intanto, nel mucchio delle opinioni, risuona la consapevolezza che a volte lo spettacolo va avanti, e con esso l'arte di trasformare la vita in scena senza smarrire la vita vera. Alla fine di quell'intervista diventata virale, Cemre ha sigillato la sua verità con una frase semplice che mostrava tutto senza nascondere nulla. Adesso si sente in pace, e difendere quella pace è la sua priorità. Poche ore dopo, Gökberk, in un ultimo messaggio quieto ai suoi sostenitori, ha offerto una linea sospesa tra accettazione e desiderio. Ci sono storie che non tornano su se stesse, ma non svaniscono mai davvero. Forse qui dobbiamo lasciarli per ora. 2 anime che non si stringono più, eppure continuano a ricalcarsi i contorni in modi che nessuno dei 2 comprende fino in fondo. Prima di chiudere, diteci nei commenti,
credete che questa storia sia davvero finita, o soltanto in pausa? Vi piacerebbe vederli seduti, un giorno, sul nostro divano di segreti turchi, a raccontarvi la loro verità guardandovi negli occhi? Non dimenticate di mettere like, iscrivervi e, se volete tenere acceso questo canale, valutare l'abbonamento. Questo era Segreti Turchi, e ci rivedremo nella prossima storia che avrà il coraggio di svelare il cuore umano, fragile e impavido.